E quindi chi è il pazzo scatenato che vorrebbe spendere tutti quei soldi solo per dire ma sì, dai, proviamo tutti. Ciao chitarristi, avete presente quando vedete una chitarra e non vi dice niente? Ecco, quello è quello che succede a me quando vedo chitarre tipo la Les Paul Special, la Les Paul Junior. Se anche voi avete delle chitarre che proprio non vi piacciono e non vi vanno giù proprio zero, siamo fratelli. Quindi like al video, ditemelo nei commenti, iscrivetevi al canale, venite a citofonarmi a casa. Per quanto io sia un amante di Gibson e amante di tutte quelle chitarre dal suono pieno, corposo, grosso, non ho mai avuto la scintilla per quel tipo di Les Paul. I motivi sono vari. Primo fra tutti, i pick-up P90. Non sono mai stati il mio tipo di pick-up perché ho sempre preferito il sound del pick-up humbucker tradizionale della Gibson Les Paul. Per quanto il P90 sia un pick-up compatibile alla grandissima con la musica rock, il pick-up humbucker dal suono un pochino più gonfio, più grosso, con tutte quelle caratteristiche sue mi piace tantissimamente di più. Sono sempre stato un tipo da distorsioni altissime, di più dell'alto. Di base il P90 è un single coil, quindi introduce anche un certo rumore di fondo, cosa che l'humbucker, proprio anche per il suo nome, humbucker, non fa. E quindi ecco, primo motivo sonoro, possiamo dire, del mio snobismo mi vesto di Les Paul verso quel tipo di chitarre. Un'altra motivazione per cui quelle chitarre non facevano troppo per me è l'estetica veramente troppo grezza. Si parla di chitarre che di solito non hanno chissà quale finitura estetica particolare. Ok, neanche le Gibson Les Paul standard sono così super rifinite, non ai livelli magari delle PRS, quelle super custom bellissime. Però è decisamente un altro tipo di strumento. Mettiamoci la finitura lucida, il binding, tutto quello che volete. La Les Paul Special e la Les Paul Junior sono decisamente più semplici, spesso monocolore, legno a vista. Mettiamoci pick-up P90, niente binding, niente cose, dettagli. Anche gli intarsi nel manico non sono i classici trapezzi, ma sono i semplici dot, e abbiamo un'estetica generalmente più semplice. Quindi anche dal lato estetico non mi hanno mai colpito. Sempre lato estetico, mettiamoci che la Les Paul Special e la Les Paul Junior hanno anche delle differenze rispetto alla Les Paul standard. Già di base quella che è anche double cut mi piaceva ancora di meno perché non riuscivo a concepire una Les Paul che fosse double cut, e invece la single cut mi piaceva proprio pochissimo perché mi sembrava un tavolino. Ora mettiamoci tutto quello che ho appena detto più il fatto che fino a qualche anno fa il catalogo Gibson era anche abbastanza un po' un casino. Di base quello che succedeva era: ok, vuoi una Gibson Les Paul standard, vuoi una Gibson SG standard, ok, questi sono i prezzi. Non vuoi spendere così tanto? Abbiamo le versioni entry level di queste chitarre. E quali erano? La Gibson Les Paul Special, la Gibson Les Paul Studio e la Gibson SG Special. Quindi proprio il catalogo Gibson tante volte sbagliava e proponeva i modelli Special, quelli con i P90, come una versione entry level del loro catalogo per le versioni standard con gli humbucker. E non esiste cosa più sbagliata di questa, sono chitarre diverse con caratteri diversi. Però il me 14enne questa cosa ancora non la vedeva e quindi percepiva le chitarre con i P90 come una versione da accontentarsi delle pick-up con le chitarre humbucker, delle chitarre con i pick-up humbucker. Uniamo tutte queste cose e la frittata è buonissima. Soprattutto se ci mettete qualche Wooster dentro. Ora, mi rendo conto di avere una fortuna gigantesca, ovvero quello di poter provare chitarre nuove tutti i giorni. Inevitabilmente fra queste chitarre sono passate delle chitarre con i pick-up P90. Ci sono passate delle Gretsch, delle semiacustiche, ad esempio le Soundstation. Abbiamo provato una Fender Stratocaster con i doppi P90. Sembrava quasi una Telecaster quella chitarra. E diciamo che fra tutte le mie prove il pick-up P90, piano piano, un suonato alla volta, ho iniziato a rivalutarlo, ho iniziato a capirlo, ho iniziato ad apprezzarlo per quello che è. E quindi, scavando nei miei ricordi di 14enne e di 16enne, ho detto, vediamo, magari c'è modo di dargli un'altra possibilità a quelle chitarre. Il problema è che le chitarre di Gibson, lo sapete come me, costano come, tipo un grattacielo in centro a Milano. E quindi, chi è il pazzo scatenato che vorrebbe spendere tutti quei soldi solo per dire, ma sì, dai, proviamo, tutti? Solo io non lo. Ora io ho voluto cogliere la palla al balzo e, vista la mia collaborazione con i ragazzi di Harley Benton, ho deciso di sfruttare le loro chitarre per uno degli scopi che secondo me si presta meglio per il loro marchio di chitarre, ovvero il test. È innegabile, spendere 199 euro per una chitarra rispetto a 2000 è meglio. Quindi, tra tutte le chitarre della nostra collaborazione ho detto, raga, sapete cosa? Aggiungete questa. E sto parlando della Harley Benton DC Junior. Praticamente il loro modello low budget replica di tutto quel mondo di chitarre Les Paul double cut
Special o Junior con il pickup P90. Per i più attenti là fuori, praticamente è la chitarra di Rick Beato a 190 euro con un pickup solo. Quindi ora prendo questa chitarra, prendo tutte le cose che non mi piacevano o comunque che non mi facevano scattare l'interesse verso questo tipo di Les Paul e le cerco su di lei e vediamo se queste chitarre poi alla fine faranno scattare l'amore oppure no. La prima cosa è l'estetica. Come vi dicevo prima, queste chitarre spesso sono presentate come chitarre dall'estetica molto grezza. Basta guardarla per dire ok, non è sempre così. La finitura blu di questa chitarra, che è praticamente anche tutta brillantinata, è spettacolare, giuro, veramente. Ok, hai dot sulla tastiera, va benissimo. Il ponte è molto semplice, è un ponte fisso wrap around. Va bene, il pickup è comunque sempre un P90, va bene, si può dire tutto ma non grezza. Più semplice, certo, ma non grezza. Tra l'altro mi aspettavo una chitarra dal peso decisamente più importante. Siamo un po' tutti alla ricerca di quella chitarra che attaccata alla spalla non ci procuri dolore nella vita. Inaspettatamente leggera. E anche addosso comunque fa il suo. Non mi aspettavo che questa chitarra avrebbe avuto quasi la sensazione di un SG, però da un certo punto di vista sì, perché comunque è una double cut, ok. Quello che intendo è il manico che tante volte sull'SG risulta slanciato all'infinito fuori dal body, che è un po' quella caratteristica per cui la SG tante volte tende a fare questo, ovvero cadere verso la paletta, perché la paletta pesa di più del body per assurdo, e quindi la Les Paul tradizionale invece ha il problema opposto, ha il body che è tanto pesante rispetto al manico e alla paletta e quindi cerca di cadere dall'altra parte, verso il body. Questa è leggera, bilanciata e messa giù sta al suo posto, quindi a livello ergonomico funziona, mi piace, anche perché la SG, come sapete, è tipo il mio sogno proibito da quando ho 14 anni, e ritrovare il feeling di quella chitarra su un altro strumento è una cosa che mi piace. A livello ergonomico poi non possiamo non parlare del manico. Tutti conosciamo le differenze tra le chitarre anni 50 e anni 60 di Gibson. Perfetto. Sappiamo tutti che le Les Paul anni 50 rispetto a quelle 60 hanno il manico un pochino più mazza da baseball, possiamo dire, mentre quelle più anni 60 hanno il manico slim, lo Slim Tape 60. Ecco, su questo posso dire che ho scelto in maniera ben precisa. Infatti questa chitarra è disponibile in due varianti, una normale e una fat. Quella fat è quella con il manico più grosso, quindi per tutte le persone che amano un po' di più il manico anni 50 Gibson, quella è la scelta. Per chi come me invece apprezza di più il manico un pochino più piccolo, stile anni 60 Gibson, ok, perfetto, c'è il modello standard, che costa anche meno. La chitarra è comunque uno strumento entry level, stiamo parlando di meno di 200 euro. Dobbiamo comunque essere sicuri che ci dia le sensazioni corrette, altrimenti il test fallisce miseramente. Stavamo parlando del manico, ok, i tasti sono posati perfettamente, sono limati, rifiniti, lucidati e tutto quello che volete, vi faccio anche sentire. Se non sentite niente è perché sono fatti bene. Con altre chitarre sentireste l'attaccatura manico-corpo è fatta bene e lì è molto delicata la questione. Il motivo è molto semplice, il manico su questa chitarra è incollato e non avvitato. Fosse avvitato avremmo un po' di margine per intervenire e cercare di arginare quello che potrebbe essere il problema. Non so, tanti mettono degli spessori, tanti intervengono sul legno del body o del manico, limano, aggiungono, tagliano, fanno cose per modificare magari l'inclinazione o tutte queste cose del manico. Se il manico invece è incollato, così è e così te lo tieni. Il body è un pezzo di legno semplicissimo, era un casino sbagliarlo, è giusto, ok? E tra l'altro, essendo una Harley Benton di quelle indonesiane e non cinesi, è anche fatta con materiali che secondo me sono anche di qualità migliore. Si parla comunque di body e manico in mogano, poi non sarà il mogano di prima scelta, ma sempre mogano, Una cosa proprio no. E non tanto per un motivo di funzionamento, ma proprio per come sono fatte. Cioè, apprezzo che il retro, vi faccio vedere dietro la paletta, l'attacco è molto simile a quello originale Gibson. Bellissimo. Quelli di Wilkinson hanno fatto un lavorone. Però quel pomellino lì dove appoggi le dita per girare che sembra, non lo so, la chitarra del supermercato. Bastava tanto così. Quella cosa continua a non piacermi anche sulla versione Pro. Ora, come suona? Questa cosa che c'è il pickup P90 che non ho mai digerito e sto digerendo adesso piano piano su tanti modelli diversi di chitarre. Mi farà innamorare definitivamente di questo tipo di chitarre. Tra l'altro in questo è anche un Roswell Alnico 5, quindi bello potente. La sfida qui sarà giocare con il pomello del volume e del tono per adattarlo a tanti generi musicali diversi. Voi ditemi nei commenti, ascoltando, se ci sono riuscito oppure no.
questa chitarra mi ha fatto cambiare idea sulle Les Paul Special e Les Paul Junior. Quello che di sicuro ho capito è che questa chitarra non mi fa venire minimamente voglia di spendere 2000 euro per comprare la Les Paul Special. Non perché non mi piaccia, ma perché ho trovato questa che funziona così bene, è fatta così bene, che mi tengo questa. Anzi, ne voglio un'altra. Adesso mi prendo anche quella rossa. Io ringrazio i ragazzi di Harley Benton che mi hanno mandato questa chitarra così improvvisata, perché mi è partita questa cosa della Les Paul Special. Se siete contenti di vedere altre chitarre Harley Benton qui sul canale, quindi avete la possibilità di avere altre chitarre spendendo poco, come tutti i chitarristi, il sogno di tutti i chitarristi, lasciate like al video, ditemelo, iscrivetevi al canale, lasciate commenti, seguitemi per strada, fate quello che volete. E mi raccomando, in descrizione che ci sono tutti i link, c'è la mia tracciabilità.